Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Patrizia e in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo bellissimo top down lavorato in uncinetto. Il punto di lavorazione è molto semplice, l'abbiamo già utilizzato per il lavoro precedente per quanto riguarda il progetto Meringue. Adesso andiamo a vedere cosa ho utilizzato e poi il tutorial. Come filato utilizzerò questo filato che è un acrilico sfumato. Non vi dico la marca perché questo filato qui non è più disponibile sul sito dove l'ho preso, però potete eseguire questo progetto con qualsiasi filato che più vi piace. Una volta che avrete scelto quindi il vostro filato, scegliete anche l'uncinetto appropriato. Nel mio caso andrò ad utilizzare l'uncinetto del 4. Dopodiché vi serviranno come sempre dei marcapunti, l'ago da lana e le forbici. Adesso andiamo insieme a vedere come calcolare le catenelle per l'avvio del nostro sprone rettangolare, perché stiamo parlando di una lavorazione top down, quindi iniziamo con la lavorazione eseguendo appunto le catenelle per avviare la scollatura. Una volta che avrete scelto quindi il vostro filato, andate ad eseguire un totale di catenelle in maniera tale da ottenere un cerchio di circa 55 cm o comunque che una volta chiuso appunto ad anello le catenelle siano adeguabili alla circonferenza della vostra testa. Una volta che avrete eseguito le catenelle, ricordatevi il numero, andate a fare il seguente calcolo. Nel mio caso sono andata ad avviare con il filato che ho utilizzato 90 catenelle. Anche qui faremo un top down con sprone rettangolare, quindi dobbiamo calcolare i 4 lati del nostro sprone. Per fare ciò prendiamo le catenelle che abbiamo avviato e le dividiamo per 4. Nel mio caso, con le 90 catenelle, ottengo 22,5. Ovviamente il virgola 5 non lo considero il numero più grande, quindi il 22. A questo numero, siccome facciamo il davanti e il dietro più grandi rispetto al punto maniche, andiamo a fare un calcolo in più. Quindi prendiamo le nostre 22 catenelle, andiamo a sommare il 4 e poi a sottrarre il 4. In questa maniera avremo una piccola differenza, come ho detto prima, tra il davanti e il dietro e il punto delle maniche. 22 più 4 fa 26, 22 meno 4 fa 18 e tecnicamente 26 sono le maglie del davanti e il dietro e il 18 del punto delle spalle. Adesso però dobbiamo tener conto che per questo progetto abbiamo un multiplo. In questo caso, per questa fantasia, il multiplo è di 6 più 4. Come ho detto, per calcolare il multiplo andiamo ad estrapolare la tabellina del 6 perché facciamo 6 più 4. Prendiamo i numeri più vicini alle maglie che abbiamo ottenuto, quindi prendendo il 26 il numero più vicino è il 24. Per completare il nostro multiplo andiamo semplicemente a sommare i 4 mancanti e fa 28, quindi 28 saranno le maglie per il davanti ed il dietro, mentre per il punto spalla abbiamo 18 che è perfettamente divisibile per 6, quindi andiamo semplicemente a sommare il 4 e otteniamo 22 per il punto manica. Quindi 28 e 28 sono il davanti e il dietro, 22 i nostri punti spalla. Una volta trovati questi numeri andiamo poi a sommare i 4 punti per formare gli aumenti del nostro raglan. Sommati tutti i numeri quindi che abbiamo ottenuto, il numero delle catenelle è di 104, quindi con il mio filato e il mio uncinetto vado ad avviare 104 catenelle in totale. Eseguite quindi tutte le 104 catenelle o le catenelle che avete calcolato voi e andate a portare tutta la catenella sul dritto e vi chiudete nel primo punto con un punto bassissimo. Dopodiché siamo pronti per iniziare il primo giro di lavorazione. Partiamo direttamente dall'aumento che però andrò a smezzare perché lo completerò alla fine del giro in modo tale da iniziare ogni giro successivo direttamente dall'aumento. Quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono il mio primo punto alto,
Dopodiché lavorerò le maglie sulle catenelle sottostanti, partendo dal davanti. Nel mio caso ho 28 punti alti, quindi lavorerò 28 punti alti. Mi raccomando, le 3 catenelle sono da escludere perché fanno parte dell'aumento. Quindi filo sull'uncinetto, punto successivo, eseguo il primo punto alto, 1, 2, secondo punto alto quindi nel punto successivo, e vado a lavorare un punto alto su ogni catenella sottostante sino ad arrivare quindi ad avere un totale di 28 punti alti. Ho eseguito le mie 28 maglie per il davanti, adesso vado ad eseguire l'aumento, quindi filo sull'uncinetto, entro nella catenella successiva e lavoro un punto alto, 2 catenelle e un punto alto all'interno dello stesso punto, ed ecco che si forma l'angolo del nostro aumento. Adesso vado a fare la sezione delle spalle, quindi devo lavorare un totale di 22 punti alti, quindi punto su punto lavoro le mie 22 maglie alte. Questo è il primo e vado avanti così fino ad arrivare al prossimo aumento. L'aumento sarà sempre di una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Finito il lato della spalla faremo il lato del dietro e termineremo nuovamente con il punto spalla. Mi trovo in prossimità della fine del giro, però prima di chiudere ovviamente la lavorazione devo terminare il mio aumento, quindi carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto dove abbiamo iniziato ad eseguire il primo aumento, quindi abbiamo le 3 catenelle, e vado a chiudere il mio punto alto, ed ecco che abbiamo completato l'aumento. Adesso, per chiudervi, anziché usare le 2 catenelle come facciamo sempre, siccome è più comodo iniziare la lavorazione dei giri successivi direttamente all'interno dell'aumento, vado a chiudere il punto con una mezza maglia alta, quindi carico il filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella del mio punto e chiudo la mia mezza maglia alta. In questo modo sono perfettamente a metà del mio aumento e da qui posso iniziare il giro successivo. Chiuso il vostro giro, quindi siamo pronti per iniziare il secondo giro. Quindi parto subito dall'aumento, realizzo le mie 3 catenelle, 1, 2 e 3, che sono il primo punto alto di questo giro, ma sono anche la metà del punto dell'aumento. Carico il filo sull'uncinetto e lavoro l'aumento del giro sottostante, quindi questo, mi raccomando che anche se piccolino questo è un punto da lavorare, perché altrimenti andate a fare una diminuzione. Dopodiché siamo pronti per iniziare il nostro giro, quindi vado nel punto successivo, lavoro un punto alto, 2 catenelle di separazione, carico il filo sull'uncinetto, salto 1 e 2 e nel terzo lavoro il mio punto alto e vado a formare il primo quadratino del mio giro. 2 catenelle, punto alto nel terzo punto, quindi salto 1, 2, nel terzo punto lavoro il mio punto alto. Questo è quello che devo fare fino al raggiungimento dell'altro aumento, quindi salto le 2 maglie alte sottostanti e lavoro nel terzo punto e vado avanti. Ho eseguito l'ultimo rettangolino, quindi adesso vado a lavorare le maglie come si presentano, quindi un punto alto che corrisponde al punto dell'aumento sottostante e poi lavoro il mio aumento. Punto alto, 2 catenelle
e punto alto. Vedete che alla fine abbiamo 3 punti alti, così che li abbiamo nella parte iniziale. Queste sono le 3 catenelle del punto dell'aumento e questo è il punto dell'aumento e il punto successivo, quindi un totale di 3 punti alti all'inizio e alla fine di questo lato. Ovviamente dobbiamo averlo anche negli altri lati, quindi un punto l'abbiamo realizzato col punto dell'aumento, punto alto nell'aumento del giro sottostante e poi iniziamo col punto fantasia, quindi punto alto, 2 catenelle, punto alto nel terzo punto, quindi salto 1 e 2 e nel terzo realizzo il mio punto alto e vado avanti così fino a completare questo giro. Mi trovo in prossimità della fine del giro, ho eseguito l'ultimo rettangolino e adesso vado a lavorare le maglie alte, quindi questo è l'aumento, devo lavorarlo col punto alto. Vado a terminare il punto dell'aumento perché ne abbiamo fatto solo metà, quindi entro nel mio aumento, realizzo il mio punto alto, dopodiché lo chiudo con la mezza maglia alta in questo modo e mi trovo come sempre all'interno del mio aumento, così posso iniziare il giro successivo. Mi alzo con 3 catenelle, 1 2 3 che sono il nostro primo punto alto e la metà del nostro aumento, lavoro poi il punto dell'aumento sottostante con un punto alto e adesso inizio la lavorazione del mio punto fantasia. 3 catenelle, 1 2 e 3, filo sull'uncinetto, entro all'interno del primo quadrato e lavoro 4 punti alti, 1 2 3 e 4, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, filo sull'uncinetto perché andiamo a lavorare i punti alti, salto il quadratino successivo ed entro nel secondo per lavorare i miei 4 punti alti, 1 2 3 e 4 e vado a ripetere, quindi 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, filo sull'uncinetto, salto il quadratino successivo, entro nel secondo, realizzo le mie 4 maglie alte, 1 2 3 e 4 e vado avanti fino a completare la riga dove ho il mio aumento. Ho eseguito le mie ultime 4 maglie alte nell'ultimo quadratino, adesso realizzo 1 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto e lavoro il punto alto nell'aumento, quindi salto questi 2 punti alti, 1 e 2, dopodiché lavoro il mio aumento. Stessa cosa dovrò fare su tutti gli altri lati rimanenti, quindi dopo l'aumento lavoro il mio punto alto e incomincio con 3 catenelle, 1 2 e 3, entro nel primo quadrato e lavoro 4 punti alti, 1 2 3 e 4, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5 e vado avanti così fino a terminare il
il mio giro di lavorazione. Ho eseguito le ultime 4 maglie alte all'interno del mio quadrato e adesso mi trovo in prossimità della fine del giro, quindi realizzo le 3 catenelle, 1 2 e 3, filo sull'uncinetto e vado a lavorare l'ultimo punto alto, quindi quello che corrisponde all'aumento del giro sottostante. Dopodiché vado a terminare il mio aumento, quindi punto alto all'interno dell'aumento e mi chiudo nella terza catenella con la mia mezza maglia alta. E questo è il risultato fino adesso. Adesso procedo con la realizzazione del giro successivo. Mi trovo in prossimità della fine del giro, quindi ho eseguito le ultime maglie alte, vado a completare il mio aumento, quindi inserendo il mio punto alto all'interno dell'aumento e mi chiudo con la solita mezza maglia alta. Adesso da qui in poi i giri di lavorazione sono sempre 2. Praticamente questi, gli ultimi 2, andranno sempre ripetuti e alternati tra loro fino a raggiungere il sottomanica. Vi faccio vedere ancora una volta come iniziare i giri. Realizzo le mie 3 catenelle per eseguire la metà del mio aumento, dopodiché punto su punto lavoro i punti alti. Quindi mi raccomando, lavorate sempre il punto corrispondente all'aumento del giro sottostante e poi andate avanti. Quindi una volta che ho lavorato le mie maglie alte per questo giro, devo eseguire praticamente il giro dove ho le 4 maglie alte che andranno a posizionarsi all'interno del triangolino che abbiamo realizzato, le 5 catenelle volanti per collegarmi nuovamente al triangolino successivo, sempre andando a realizzare le 4 maglie alte. Quindi mi trovo in prossimità dove ho il punto basso, quindi questo va saltato. Partiamo direttamente con la realizzazione delle 5 catenelle volanti, quindi dopo le maglie alte realizzo 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5 e vado a realizzare le mie 4 maglie alte, 1 2 3 e 4, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, filo sull'uncinetto, vado nel triangolino successivo e realizzo 4 maglie alte, 1 2 3 e 4 e vado avanti fino a raggiungere il prossimo aumento, dove andrò a chiudere, quindi dopo le 4 maglie alte con 5 catenelle per poi continuare con le maglie alte. E come ho detto, dopo le 5 catenelle vado ad eseguire le maglie alte nell'angolo, quindi dove ho il mio aumento, quindi filo sull'uncinetto, punto alto su punto alto sottostante. Realizzo l'aumento, punto alto, 2 catenelle e punto alto ed eseguo la lavorazione sugli altri lati, quindi punto alto su punto alto sottostante, al termine, quindi dove ho l'ultimo punto alto, vado ad eseguire 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5 e realizzo le 4 maglie alte e vado avanti così fino a terminare anche questo giro. Ho terminato il giro, come vedete mi sono già chiusa con la solita mezza maglia alta e adesso andiamo praticamente a ripetere il giro sottostante,
quindi andremo a realizzare il ventaglietto di 4 nella terza catenella dove ho le 5 catenelle volanti, separati sempre da 2 catenelle. Andiamo a chiuderci con il punto basso all'interno del ventaglietto più piccolo, quindi all'interno di questo triangolino. Sulla terza catenella il ventaglio di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 2 catenelle e punto basso. Ho eseguito le mie 3 catenelle, quindi della metà dell'aumento, e adesso vado a realizzare un punto alto nel punto alto sottostante, e come dicevo prima adesso dobbiamo fare il giro dove abbiamo i punti bassi all'interno del triangolino. Qui faremo il ventaglietto e qui, visto che abbiamo queste maglie alte, possiamo inserire il punto basso in questo punto. Quindi dopo il punto alto realizzo 2 catenelle, 1 e 2, e vado a metà delle mie maglie a realizzare quindi il punto basso in questo modo. 2 catenelle e riprendo il giro normalmente, quindi entro nella mia terza catenella, lavoro 2 punti alti, 1 e 2, 2 catenelle, 2 punti alti, 2 catenelle e punto basso, e vado a ripetere questo per tutto il giro. Al termine della riga, mi raccomando, di questo lato fate quello che abbiamo fatto all'inizio. Ovviamente dovrete iniziare e terminare sempre nello stesso modo, quindi vado ad inserire un punto basso in più, così andrò pian pianino ad incrementare gli aumenti in nuovi moduli. Sono nella parte finale del lato, vi faccio vedere come procedere ancora una volta. Dopo le 2 catenelle entro a metà delle 4 maglie, realizzo il mio punto basso, 2 catenelle e vado a lavorare i miei punti alti, quindi punto alto nell'ultimo punto alto e aumento. E quindi vado a ripetere la stessa lavorazione anche sull'altro lato, quindi il punto alto nel punto alto sottostante successivo, 2 catenelle, punto basso all'interno delle 4 maglie sottostanti e poi riprendo la lavorazione normalmente, quindi 2 catenelle e vado a lavorare il ventaglietto nella terza catenella, ossia la catenella centrale, e quindi procedo sempre nello stesso modo e vado avanti fino a terminare anche questo giro. Ho terminato anche questo giro, mi sono già alzata con le 3 catenelle per ottenere quindi metà del primo aumento. Adesso vado a ripetere il giro dove ho le 4 maglie alte separate dalle 5 catenelle, quindi mi trovo dove ho l'aumento e in questo angolo lavoro tutti i punti alti, quindi punto su punto fino ad arrivare alle catenelle. Quindi qua ho un totale di 3 punti alti, compreso il punto alto dell'aumento. Quindi 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, e realizzo le mie 4 maglie alte all'interno del mio ventaglietto. E 4, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, nuovamente 4 maglie alte, e questo è quello che andrò a fare per tutto questo giro. Come vedete, alla fine i giri sono sempre i soliti 2 ripetuti. L'unica parte che bisogna fare attenzione è la parte dove abbiamo gli angoli, e quindi considerare bene gli aumenti. Questi angoli qua sono gli angoli degli aumenti, quindi dobbiamo, prima di iniziare la lavorazione, guardare sempre il giro sottostante e poi agire di conseguenza. Vado avanti fino a chiudere il giro
e poi vi faccio vedere ancora una volta come avviare il giro nuovo. Ho terminato il giro e l'ho chiuso. Adesso mi preparo per eseguire il giro dove ho il punto basso a metà delle 4 maglie e il ventaglietto nella terza catenella volante. Quindi io mi trovo in questo punto, non ho ancora le maglie sufficienti per realizzare il modulo nuovo, quindi mi alzo con le solite 3 catenelle e lavoro punto alto su punto alto fino ad arrivare alla catenella. Quindi in questo caso ho un totale poi di 4 punti alti per lato, considerando ovviamente il punto alto dell'aumento. 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e dentro nella terza catenella lavoro il mio ventaglietto, quindi 2 catenelle, 2 punti alti, 1 e 2, 2 catenelle e 2 punti alti, 1 e 2, e vado avanti con il giro, quindi 2 catenelle, punto basso all'interno della metà del ventaglietto successivo. Ricordatevi che come iniziamo dobbiamo terminare il lato, quindi andate avanti tranquillamente fino a terminare il vostro giro. Da qui in poi potete proseguire tranquillamente da soli, perché i giri sono sempre i soliti 2 ripetuti e intervallati tra di loro. Fate solo attenzione nelle parti relative agli angoli, quindi agli aumenti. Andate avanti quindi fino a raggiungere il vostro sottomanica. Ho chiuso anche questo giro. Adesso il giro successivo è quello che comprende le 4 maglie alte all'interno dei triangolini separati dalle 5 catenelle. Per quanto riguarda l'angolo, quindi vi faccio vedere l'ultima volta come procedere. Dopo l'aumento, considerando quindi il punto alto dell'aumento, un totale di 4 punti alti, vado praticamente a lavorarli tutti, quindi 3 catenelle e poi punto su punto. Arrivati in prossimità delle catenelle vado a fare le mie 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, e poi lavoro le 4 maglie alte all'interno del triangolino. E si va avanti in questo modo per tutto il giro. Nel giro successivo avremo poi il ventaglietto da realizzare nella terza catenella, le 2 catenelle sempre di separazione tra un lato e l'altro e il punto basso nella metà del ventaglietto sottostante. Quindi qua, avendo le 4 maglie alte, posso tranquillamente inserire il punto basso qua in mezzo. Adesso vado avanti fino a sottomanica e poi vi faccio vedere come unire i pezzi. Sono arrivata al mio sottomanica, questo è il risultato del mio sprone. Vi dico la misura per quanto riguarda quindi la parte relativa alla manica. Ho lavorato per circa 19 cm, mentre per quanto riguarda la taglia, quindi la larghezza, ho 45 cm. Adesso andiamo a chiudere le 2 parti, quindi colleghiamo il davanti col dietro. Per quanto riguarda la misura mi sono tenuta un po' più morbida perché voglio questa maglietta un po' più larga. Una cosa importante: quando arrivate al sottomanica terminate con questo giro, perché da qui è più facile collegare la parte relativa al davanti e il dietro.
Una volta che avrete chiuso il giro, quindi dobbiamo andare a lavorare questo lato fino ad arrivare al marcapunti. Quindi mi sono già alzata con le 3 catenelle che corrispondono ad un punto alto e il punto relativo agli aumenti lo consideriamo come se fosse il ventaglietto, quindi andremo a lavorare un totale di 4 punti alti al suo interno. Uno l'abbiamo già fatto, facciamo ancora 3. 1, 2 e 3. E poi procediamo il giro normalmente, quindi con le 5 catenelle e le 4 maglie alte all'interno del triangolino, e lavoriamo normalmente sino ad arrivare al prossimo marcapunti. Mi trovo in prossimità del mio marcapunti dove ho l'aumento, rimuovo il marcapunti e lavoro le mie 4 maglie alte. Cinque catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, filo sull'uncinetto, vado nell'altro lato dove ho il marcapunti e vado a realizzare 4 punti alti all'interno dell'aumento. E 4, e abbiamo unito il davanti e il dietro, ottenendo anche un po' di morbidezza in più. Dopodiché proseguo normalmente. Vado avanti fino ad arrivare al prossimo aumento. Ho eseguito le ultime 5 catenelle e mi trovo in prossimità del mio marcapunti, quindi all'interno andrò a lavorare i 4 punti alti. 1, 2, 3 e 4, e abbiamo finito anche questo lato. Adesso devo semplicemente fare le 5 catenelle ed unirmi all'altro lato. 1, 2, 3, 4, 5, prendo l'altro lato dove avevo già precedentemente realizzato le 4 maglie alte e vado ad unirmi nel primo punto realizzato con un punto bassissimo. Chiudo il giro. Dopodiché da qui in poi i giri sono sempre gli stessi, 2 alternati tra di loro, e si va avanti fino al raggiungimento della lunghezza che ci serve per la nostra maglietta. Ed ecco quindi come appare lo sprone chiuso. Questo è il lato dove c'è la manica, quindi abbiamo le 5 catenelle, e da qui in poi, come ho detto, proseguite tranquillamente alternando i 2 giri. Vi faccio però vedere, prima di continuare la lunghezza, ancora una volta come chiudere il lavoro. Qui è dove ho fatto il punto basso iniziale e ho messo il marcapunti, ho realizzato l'ultimo ventaglietto, quindi le 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle, vado a chiudermi nel punto basso con un punto bassissimo. In questo modo vado a chiudere questo giro. Adesso dobbiamo fare il giro, quello dove abbiamo le 4 maglie alte separate dalle 5 catenelle, quindi il punto basso dobbiamo saltarlo. Per fare ciò cammino con dei punti bassissimi nelle catenelle, nei punti successivi, fino a portarmi all'interno dello spazio, quindi all'interno del mio triangolino, e da qui vado avanti, quindi 1, 2, 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto,
e poi vado a lavorare normalmente. Quindi queste sono le 4 catenelle, le 4 maglie alte, scusate, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, e vado avanti tranquillamente. I giri sono sempre gli stessi, come ho detto. Al termine andrò ad agganciarmi nel primo punto e da qui adesso potete veramente proseguire da soli. Adesso vado avanti quindi con la lunghezza della maglietta e poi faremo insieme le due maniche. Ed ecco come appare la lavorazione una volta che abbiamo terminato quindi la lunghezza della nostra maglietta. Vi dico che misura ho ottenuto. Partendo dal punto spalla ho lavorato un totale di 55 centimetri. Ho già realizzato la prima manica, adesso andiamo a realizzare insieme la seconda. Vi dico già subito la misura della mia manica. Partendo ovviamente dalla spalla ho lavorato per 64 centimetri. Adesso andiamo a vedere come avviarla insieme. Per agevolarci la lavorazione, come vedete, io ho già piegato tutta la maglietta. In questo modo andremo semplicemente a lavorare la maglia e di volta in volta gireremo tutto il lavoro in questo modo per essere appunto più facili nella lavorazione. Detto ciò, munitevi di gomitolo nuovo, eseguite il solito cappietto iniziale e andiamo ad unirci direttamente alla nostra manica. Vi faccio vedere, questo è il fondo manica dove abbiamo l'unione, quindi del davanti e del dietro, e qua abbiamo il nostro primo ventaglietto. Per comodità iniziamo direttamente a inserire il nostro uncinetto da questo punto. Quindi inserisco il mio uncinetto, faccio passare la mia asolina e lo vado a chiudere. Dopodiché questo è il giro dove dobbiamo eseguire le 4 maglie alte separate dalle 5 catenelle per poi eseguire nuovamente le 4 maglie alte. Quindi vado a fare così: 2 e 3, che sono le 3 catenelle che fungono da primo punto alto. Recupero anche la codina iniziale del nostro filato e vado a realizzare le altre 3 maglie alte. Questa è la seconda, terza e quarta maglia alta all'interno del nostro ventaglietto. Dopodiché 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5. Come vedete i giri sono sempre alla fine gli stessi, 2 ripetuti. Entro nelle maglie successive, quindi nel triangolino successivo, e vado ad eseguire le 4 maglie alte. 1 2 3 e 4, e questo è quello che devo fare quindi per tutto il giro. Quindi vado avanti con la lavorazione sino ad arrivare all'ultimo ventaglietto disponibile. Dopodiché vi faccio vedere come procedere per chiudere questa parte dello scalfo. Ho eseguito l'ultimo ventaglietto di 4 maglie alte con le 5 catenelle volanti nell'ultimo ventaglietto disponibile. Qui, come vedete, ho la parte sottostante della manica, quindi la parte dell'ascella, e devo posizionare dei ventaglietti. Siccome il ventaglietto predisposto qua sotto non ce l'ho, lo devo creare. Quindi vado a sistemare prima di tutto un marcapunti nel centro, in questo punto, dove ho attaccato la manica. Quindi quando ho unito il davanti col dietro, questo qua è il nostro punto. Quindi qua realizzerò un ventaglietto, ma ne devo realizzare altri perché con le catenelle se no viene troppo stretto. Quindi vado a realizzare un altro ventaglietto più o meno a metà, quindi qua in questo punto, e lo stesso nell'altra parte, quindi all'interno di questo punto.
questo è il punto degli aumenti che avevamo fatto quando abbiamo costruito il raglan, quindi questo è un aumento e questo è il secondo, e queste sono le catenelle che abbiamo eseguito quando abbiamo unito il tutto. Quindi adesso andiamo a procedere nello stesso modo, quindi dopo le 5 catenelle vado a caricare il filo sull'uncinetto, entro dove ho messo il mio marcapunti e realizzo il ventaglietto di 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. 5 catenelle, mi raccomando che bisogna sempre farle. 1, 2, 3, 4 e 5. Il marcapunti lo posso anche togliere e vado nel marcapunti successivo, quello esattamente a metà delle due parti. Inserisco il mio uncinetto ed eseguo le 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e vado nel marcapunti successivi. Filo sull'uncinetto e realizzo le 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4 e finalmente posso chiudere il mio giro, quindi 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e mi vado a chiudere nel primo punto ed ecco che abbiamo completato il primo giro della manica, quindi l'abbiamo reso omogeneo per tutto il giro, incrementando di questi 2 ventagli. Ovviamente la parte sottostante cambierà se voi avete fatto più o meno giri rispetto a me. Da qui in poi i giri successivi sono sempre gli stessi, 2 ripetuti, quindi potete andare tranquillamente avanti da soli fino a raggiungere la lunghezza della vostra manica. Prima di andare avanti e di farvi vedere il progetto terminato e indossato dal manichino, vi faccio vedere l'effetto di questo punto realizzato con un filato diverso. Questo è il filato di cotone ed è il progetto che abbiamo fatto insieme la volta scorsa. Infatti trovate il video per realizzare questa maglietta che si chiama Merengue già disponibile e caricato sul mio canale. Tra l'altro, se non l'avete visto, guardatelo perché questo progetto è davvero sfizioso e molto divertente da creare. Vi basterà semplicemente recuperare tutti i rimasugli di filato che avrete messo da parte, perché quando noi iniziamo un progetto non utilizziamo mai sempre tutto il filato, ma abbiamo sempre degli avanzi. Se come me non buttate via i filati, sicuramente avrete un sacchettino con tutti i rimasugli per poter realizzare questo progetto. Adesso però vi faccio vedere l'altro, quindi quello che abbiamo appena fatto insieme terminato. Ecco il progetto terminato e indossato dal manichino. Per l'intero progetto ho utilizzato 300 grammi circa di filato, ovviamente la quantità varia a seconda del filato che avrete scelto, ma soprattutto anche in base alla taglia. Spero che il mio video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettetemi un like, potete mettermi anche dei commenti al di sotto del video, ma soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto. In questo modo non vi perderete i prossimi progetti. Io come sempre vi do un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!